Ciao a tutti! Siamo in un contesto unico per una moto che nel suo piccolo è unica anch'essa. Kawasaki ZH2 chiude il cerchio sulla famiglia delle H2, le moto Supercharge Kawasaki. Abbiamo visto la versione, diciamo così, pistaiola, la H2R, la versione stradale, l'H2, poi l'H2 SX, una versione più Gran Turismo molto spinto, e adesso c'è questa Hyper Naked che è davvero unica. Se in termini di potenza e di numeri può essere paragonata ad altre moto sul mercato, abbiamo di recente provato KTM 1290 Super Duke o la Aprilia Tuono, adesso tra poco uscirà la Ducati Street Fighter, bene, questa non è assolutamente paragonabile a queste moto. L'impronta sportiva qui è prettamente stradale. Sì, noi l'abbiamo anche provata in pista, ma per questioni di limiti stradali, limiti di velocità, qui negli Stati Uniti ti tagliano le gambe se provi a sgarrare anche di poche miglia orarie, per cui l'abbiamo provata in un contesto atipico e lei comunque si è comportata anche discretamente bene, ma dove fa godere questa moto è su strada. Adesso analizziamola dal punto di vista tecnico, perché è una moto veramente unica. La ZH2 è sì una naked, però una naked abbastanza vestita, lo si nota qui nella parte anteriore della moto, perché effettivamente lasciamo stare il cupolino che gira libero, però c'è una bella carena nella parte inferiore. Bellissimo il gruppo ottico, molto caratterizzato e caratterizzante, bellissima la presa d'aria del compressore, che è il vero protagonista dal punto di vista tecnico di questa moto. Non è particolarmente leggera, ma giustamente c'è una parte meccanica molto pesante, con molti elementi in più rispetto a un motore tradizionale, perché il compressore richiede componenti aggiuntivi rispetto a una meccanica tradizionale. La ciclistica, caratterizzata sicuramente dal telaio a traliccio, bellissimo in questa colorazione verde, forcella tradizionale Showa Big Piston, completamente regolabile. Al posteriore si nota subito un forcellone inedito, sì, perché la famiglia H2 è caratterizzata dal forcellone monobraccio, invece questa versione Naked abbiamo una versione che potrebbe ricordare quella che viene montata sulla Ninja ZX10, anche se poi è stato modificato, non è lo stesso forcellone. La ZH2 è omologata Euro 4, ma è Euro 5 ready, per cui ci dobbiamo tenere queste componenti un po' invadenti. Il motore 4 cilindri in linea, 1 litro di cilindrata, 200 cavalli, tantissima roba, e 14 kg di coppia. Qui non c'è niente che strappa le braccia, perché è tutto molto fluido. L'abbiamo provata appunto su strada, dove riesce a girare con un filo di gas senza strappare, e anche in pista, dove siamo riusciti a tirarla un po' più in alto come a regimi, e lì spinge davvero forte. Quando si inizia a spingere però bisognerebbe iniziare a mettere a mano anche a quello che è l'assetto standard, che risulta essere un filo sfrenato per l'utilizzo aggressivo. Questa è una moto che gode e fa godere guidando, pennellando le curve senza attaccarsi troppo ai freni o all'acceleratore. Freni che, tanto di cappello, abbiamo una pinza radiale, anzi una coppia di pinze radiali Brembo M432 con dischi da 320 mm, un disco da 260 mm posteriore con pinza Nissin. Impianto più che soddisfacente nell'utilizzo stradale, anche con un ABS che è decisamente tarato appunto per un utilizzo poco aggressivo. In pista qualche volta si è manifestato qualche tentativo, qualche bloccaggio che ha allungato leggermente la frenata, ma il contesto tra i cordoli non è nella pelle di questa moto. La posizione di guida non è assolutamente costrittiva, la ZH2 è comoda, ha una bella seduta, un manubrio ampio, anche se poi quando si inizia a spingere forse qualche grado in più di apertura del manubrio lo avremmo gradito. E ricevamo pedane non particolarmente alte, l'angolo delle ginocchia non è assolutamente affaticante, la sella è ampia ma abbastanza sostenuta. Bello il ponte di comando, strumentazione molto completa, magari migliorabile dal punto di vista della leggibilità, ma non ci possiamo lamentare più di tanto, e blocchetti elettrici, soprattutto col sinistro, che è ricco di pulsanti, ma sono intuitivi nell'utilizzo e soprattutto facili da manovrare, anche da switchare con i guanti. Pacchetto elettronico completo per questa ZH2, abbiamo la possibilità di intervenire su delle mappe predefinite, anzi dei riding mode predefiniti, che appunto Rain, Sport e Road,
più un quarto riding mode che è personalizzabile, per cui si può intervenire su controllo di trazione, insomma la risposta di quello che è il motore e anche dell'ABS e della parte elettronica dei controlli, diciamo, della dinamica di questa moto. Controllo di trazione su strada è ineccepibile, in pista magari forzando un po' la mano è il risultato, non dico limitante, però si vede che è un controllo di trazione volto a salvaguardare l'incolumità del pilota piuttosto che farlo andare più forte. La ZH2 è una moto che fa godere, diciamo, da soli, perché la porzione di sella per l'eventuale passeggero è abbastanza limitata. Come potete vedere, le pedane sono anche abbastanza alte, ma soprattutto l'eventuale passeggero è esposto al flusso dell'aria, che già è abbastanza pesante anche per il guidatore, anche perché le velocità che può, non qui sicuramente, può raggiungere questa moto sono davvero notevoli. La ZH2 è davvero una moto difficile da inserire, si può inserire nel contesto delle ipersportive, delle naked ipersport, però effettivamente è difficile da contestualizzare rispetto alla concorrenza. È una moto che, come d'altronde tutta la famiglia H2, è una moto unica, per cui il potenziale cliente di questa moto è un cliente appunto che vuole un prodotto esclusivo. E basterebbe solo analizzare più approfonditamente la parte tecnica di questa moto per innamorarsene. L'esclusività di questa moto si fa pagare, ma anche non parliamo di cifre che si discostano particolarmente rispetto alla concorrenza. Si parte da 17.970 euro per la versione Total Black, dopodiché è possibile acquistarla anche in questa versione con telaio verde, bellissima peraltro, o con telaio rosso. Dopo averla guidata per vari chilometri, anzi varie miglia, propenderei per l'acquisto del cupolino optional un po' più alto, in modo che possa scaricare un po' la pressione dell'aria dal petto del pilota, e soprattutto ne ho sentita suonare una con lo scarico a Krapovic optional, tanta roba. Forse questi due optional glieli butterei su molto volentieri. Con questo è tutto. Dalla Valle del Fuoco, nei pressi di Las Vegas, vi saluto, mi raccomando, commenti, dubbi, perplessità, tutto qui sotto. Partecipate, venite a trovarci su Facebook e Instagram, andatevi anche a leggere l'articolo relativo e solitamente un po' più ricco di informazioni tecniche su moto.it e seguiteci, anzi iscrivetevi sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!